L'automobile è sempre più spesso condannata all'immobilità e così l'aumento della densità del traffico finisce per trasformare l'abitacolo in una succursale del salotto di casa nel quale ascoltare musica o parlare al telefono. Nulla di strano se la qualità dei dispositivi audio diventa un controvalore pari o superiore alla potenza del motore. La nostra società è caratterizzata dal fatto di far trascorrere a ognuno di noi almeno un'ora al giorno della nostra vita ogni giorno in automobile. Il nostro obiettivo è quello di consentire ad ognuno di noi di passare quell'ora al giorno nel modo più piacevole possibile. In auto ovviamente guidando non si può guardare la televisione o assistere a uno spettacolo televisivo, ma le nostre orecchie possono ben funzionare. Allora è essenziale avere ottima qualità audio ad un volume d'ascolto che non pregiudichi però l'attenzione su quello che capita all'esterno. Stiamo partendo oggi con il nostro Diopsis per affrontare il problema della riproduzione in auto, ma nel futuro vogliamo trasformare l'abitacolo dell'automobile in un vero e proprio centro di interazione in cui la persona possa continuare a parlare con il resto del mondo, per esempio sostenendo telefonate di ottima qualità con sistemi viva voce ottimali. Oggi per avere un impianto di alta fedeltà devi andare da Bose o da Bang Olufsen e così via, quindi con dei costi, con dei prezzi finali che sono nell'ambito di 3, 4, 5, 6, 7 mila euro. Ecco, questo deve diminuire di un ordine di grandezza e questo è fattibile attraverso due cose: fare un componente, e l'abbiamo fatto, che costi poco, partirà con un prezzo relativamente alto, diciamo che nell'ambito dei $15, e poi finirà negli anni ad un prezzo più o meno sui $5. La nostra ambizione è quello di partire molto probabilmente con l'aftermarket, perché è il mercato che risponde più immediatamente, e poi dopo ci sarà il mercato di primo impianto. Mentre l'aftermarket risponde nell'arco di un anno e mezzo o due, 18 mesi, il primo impianto ha bisogno di tempi di attuazione che sono estremamente più lunghi, vanno dai 3 ai 5 anni. Quello che facciamo è cominciare dal considerare il fenomeno fisico che avviene all'interno del veicolo di propagazione del segnale audio in maniera complessa dovuta alle riflessioni sui vetri e sugli altri elementi che si trovano all'interno della macchina, tradurre questo tipo di fenomeno fisico in equazioni e quindi in requisiti in termini di elaborazione e quantità di calcoli che devono essere sviluppati per poter compensare questi fenomeni audio indesiderati all'interno del veicolo, e da questo quindi dedurre la capacità di calcolo che deve avere il nostro dispositivo per consentire di compensare gli effetti acustici indesiderati ed ottenere la migliore qualità sonora possibile all'interno del veicolo. Abbiamo molte parti vetrate in cui l'aspetto liscio e rigido della superficie produce una fortissima quantità di riflessioni e il suono praticamente comincia in un certo senso a girare all'interno del veicolo in continuazione, riproducendo più volte lo stesso segnale. Questo purtroppo produce l'effetto che alle orecchie dell'ascoltatore lo stesso segnale arriva più volte replicato ed attenuato. Questo produce quello che gli inglesi chiamano una marmellata sonora, che è appunto l'effetto fastidioso che noi avvertiamo all'interno del veicolo. Le soluzioni che adottiamo sono lo studio di questi fenomeni per individuare gli algoritmi che consentono di compensarli. Questi algoritmi sono algoritmi di tipo numerico, cioè richiedono una elevatissima quantità di calcolo. Parliamo di un ordine di grandezza del miliardo di operazioni matematiche per secondo, quindi una capacità di calcolo estremamente elevata.